Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 16 al 30 giugno dove troveremo la luna piena in Capricorno. Ovviamente è un'attesa generica, quindi vi invito a cogliere solo le cose più importanti e che ovviamente sentite risuonare con voi. Se volete potete integrarla col vostro segno lunare e in descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo innanzitutto andando ad accendere la luce, la nostra luna, e poi vediamo dal punto di vista astrologico che cosa aspettarci da questo periodo che ci porterà a uno stato emotivo più stabile. Possiamo sentirci più razionali, può aumentare il senso di disciplina, di ordine, la visione realistica, il buonsenso, la concentrazione su un obiettivo ben preciso, i sentimenti possono essere sotto controllo, le azioni calcolate e mirate sono perfette proprio per un periodo di successi, scoperte e grandi imprese. Di contro dobbiamo fare attenzione al fatto di sentirci emotivamente più freddi, sensazione di solitudine, pragmatismo eccessivo, indifferenza, egoismo, può aumentare la riservatezza e l'insensibilità, alcune cose magari sono solo apparenti perché possono scattare come meccanismo di difesa. E adesso procediamo proprio con la lettura andando ad ascoltare il primo oracolo. Solitamente la prima carta è la porta di tutta la nostra lettura, può rappresentare un filo conduttore, un qualcosa che dobbiamo attenzionare subito prima di procedere, quindi ci sta dicendo le energie principali proprio intorno al 16 giugno, dove questa carta, siccome parla di sostegno, di aiuto, del guardiano, il guardiano può essere sia qualcuno da lassù, un qualcuno intorno a noi che può aiutarci, sostenerci e proteggerci, possiamo anche essere noi stessi effettivamente, quindi ha a che fare con la cura dei legami più stretti, ha a che fare con noi stessi che abbiamo bisogno di proteggerci proprio per sostenere al meglio alcune cose che stiamo facendo, quindi o in un modo o nell'altro effettivamente abbiamo bisogno di o consigli o di sostegno sia emotivo che pratico, oppure abbiamo bisogno proprio per noi stessi di acquisire maggior fiducia. Questo è il punto di partenza. Una volta compiuto questo passo, ovviamente gli altri oracoli, come questo appunto del esprimere desideri, vuol dire che siamo pronti ad esprimerli, e questa riguarda il credere nel potere dei sogni, appunto nei desideri, di pensare in termini di possibilità anziché di limitazione e di ricordarci che attiriamo ciò che pensiamo, quindi è il momento giusto per lasciarsi alle spalle alcune problematiche, i limiti e la negatività. Questo è tanto importante perché se noi già incominciamo a pensare alcune cose e ci diciamo non ci riesco, non ce la faccio, tanto questo non si realizzerà mai, stiamo già bloccando a priori, quindi partiamo già sconfitti in alcune cose, e quindi è proprio questo che dobbiamo evitare. Poi troviamo il cervo della luna, in questo caso il suo messaggio si riconnette un po' a quello che stavamo dicendo sin dall'inizio, proprio al sostegno, ma non solo, ci parla in senso lato dell'apertura di un periodo molto più positivo e molto più intenso, e dove abbiamo la possibilità di esercitare in pieno la nostra volontà, il nostro potere, e possiamo accogliere delle cose buone.
È ovvio che non tutto avviene in modo gratuito, magari fosse così, per alcuni aspetti possiamo essere un po' più facilitati, sostenuti e aiutati, però per altri aspetti dobbiamo affrontare le nostre sfide comunque con coraggio, ma sapendo di poter ottenere una soddisfazione, una vittoria, abbondanza, prosperità. Quindi in qualche modo dobbiamo sfruttare e cogliere in pieno una scintilla che tradotto vuol dire proprio un'occasione, una circostanza favorevole per noi. E adesso procediamo con l'altra parte della lettura, con l'oracolo dello sciamano. Andiamo a chiudere il nostro cerchio con adesso la prima carta che è la freccia. Bellissimo il suo messaggio perché ci parla di concentrazione al bersaglio, di essere in linea con il nostro cuore, con la nostra anima e prepararci a colpire nel segno. Come farlo? Dobbiamo essere fedeli alla nostra vocazione, di liberare la creatività, di magari chiedersi cosa merita la nostra energia e cosa si desidera veramente. Una volta che abbiamo fatto questo, allora sarà molto più facile ottenere appunto le nostre ricompense, raggiungere l'obiettivo e quindi soddisfazione e benessere. E quindi in un certo senso, come vedete, va a connettersi proprio a quello che stavamo dicendo prima. Troviamo il cacciatore, molto suggestivo, particolare, diciamo proprio questa sequenza, cacciatore, freccia, cervo della luna, perché hanno proprio a che fare con dei significati importanti, quindi di determinazione, di intuito, di seguire le tracce, di prendere solo il necessario, di non disperdere le nostre energie a livello psicofisico, di utilizzare al meglio le nostre capacità. Tanto importante è proprio seguire l'intuito, ascoltare se stessi, un po' meno gli altri, di seguire la bussola interiore, abbiamo visto anche di seguire il cuore, di non cedere all'ambizione sfrenata e forse cercare di desiderare solo quello che serve veramente. Quindi qui abbiamo, secondo me, un ulteriore indizio, perché abbiamo parlato di desiderio, di ambizioni, però forse si deve porre un po' il limite, perché magari certe cose non vuol dire che non siano alla nostra portata, forse non lo sono adesso o nella peggiore delle ipotesi non lo sono proprio. Ecco perché dobbiamo cercare di capire nel profondo che cosa desideriamo veramente. Il concilio, ecco questa fa riferimento all'aiuto, al sostegno, all'incontro, all'armonia che abbiamo bisogno di cercare e all'equilibrio e forse in alcuni aspetti, forse anche nelle relazioni, in qualche circostanza, abbiamo bisogno di studiare, di osservare, di riflettere attentamente e anche di circondarsi di persone che ci aiutano, ci ispirano, ci confortano e che non siano persone negative e soprattutto quei vampiri energetici che ci bloccano totalmente, anzi proprio ci tolgono la nostra energia. Quindi questo secondo me sono degli indizi importantissimi proprio per affrontare questo periodo e anche per ottenere e comprendere meglio quali sono i nostri desideri e i nostri sogni da realizzare. E si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!